Ho trovato 2 petali di rose, il primo per darvi un aiuto e l'altro per farne un amore. Nino, eccoci qua. Ce l'eravamo promessi da un po' di tempo di raccontare la nostra storia di amicizia, che nasce 7 anni fa, quando io metto piede per la prima volta a Lauria per uno spettacolo teatrale e ti conosco. Tra l'altro, non era nemmeno una conoscenza diretta, perché io ero venuto da interprete di una persona che ti aveva contattato, però poi dopo siamo entrati nella nostra vita, siamo entrati io nella tua, tu nella mia, fortemente, ed è nata questa grande amicizia. Allora, Nino Fittipaldi, chi è? Sono una persona semplice. E allora siamo in 2, forse per questo ci siamo presi. Però volevo sapere com'è stata la tua vita, che cosa hai fatto, anche questa passione per il teatro, no? Che abbiamo in comune, che ci ha fatto conoscere, ci ha fatto riconoscere, perché altrimenti forse non ci saremmo mai conosciuti. E questa è la bellezza di quello che può succedere, è il mistero della vita. La mia passione per il teatro risale molto tempo fa. È passato tanto tempo che io non mi ero accorto del teatro, ma il teatro mi ha preso tanto. Solo che a 45 anni mi sono fermato perché io ero bravo. Ma tu sei bravo. Eh sì. Non avevo voglia di pensare al teatro, avevo voglia di pensare a altre cose. Perché Nino, tu nella tua vita sei un dottore dentista. Sì, sono stato un dentista, ma non ero pronto a fare il dentista. Facevo tante cose, l'orto. Ah, l'orto, sì, l'orto. La bicicletta. La passione per la bicicletta, questo mi ha colpito subito da quando ci siamo conosciuti. Sì. Cioè, tu mi hai detto una cosa che io sono restato incantato. Mi hai detto che hai fatto le 3 cime di Lavaredo Sì. con la bicicletta. Sì. No, io le 3 cime di Lavaredo, sai quando le ho fatte? Le ho fatte a piedi per il sentiero quando stavo con l'oratorio a 14 anni, che facevamo questo mese di vacanza in montagna, e una volta il Don Frangipane si chiamava, ci portò a fare le 3 cime di Lavaredo e c'era soltanto un piccolo sentiero dove ti mantenevi per un corrimano e giù si poteva cadere, quindi evidentemente avevamo l'aiuto di Don Bosco, non lo so. E tu invece l'hai fatto in bicicletta? Sì. Tante salite in Francia, in Spagna, in Svizzera. Ma partivi da Lauria? Non con la bici? No, partivo con Pullman. Ah, quindi un gruppo eravate? Sì. Ah. Molto appassionato, io ero con gli amici. Mi manca la bicicletta. Io in salita ero bravo dell'orto perché le razze le facevo tutte con cura. Ah, vabbè, la cura che tu metti, Nino, un po' in tutte le cose che hai fatto, giusto? Sì, anche
l'omeopatia. L'omeopatia. È grande. Senti, È una cosa diversa dalla medicina ufficiale perché è profonda, ma tutti non la capiscono. tu la usavi anche nel tuo lavoro, Nino? A volte sul sapo l'omeopatia, a volte pensavo di ricorrere alla medicina Ufficiale. E poi, Nino, c'è la medicina quantistica che tu vuoi farmi praticare e che cerchiamo di praticare assieme, che sarebbe una medicina più o meno del perdono. Che cos'è? Sì. L'amore, L'amore, la compassione la compassione e il perdono e l'allegria. e l'allegria. Bellissimo. Ma chi la pratica, Nino? Nessuno. Nessuno. E anche io non la pratico bene, ma ci tento. Un 80%. Un 80% sì. Io sto in quell'altro 20%, Nino, mannaggia, non ci riesco, però mi impegnerò. Piove al castello, sulla sabbia, sul tetto. Cadenze lunghe delle piogge rade cadono sulle pagine del mio aperto amore. Oggi voglio lo spazio bianco, per dei rami di verdi rose. Il tempo voglio osservare, qualcosa dell'infinita primavera che attendevo già oggi. Col cielo sgombro, poi tornò la pioggia, tristemente alla finestra a bussare, poi a ballare sopra il mio cuore, reclamando il suo letto, chiedendomi una coppa di tempo sereno dell'anima mia e di tutto il silenzio benedetto. Nino, senti, poi c'è stata una cosa che mi ha fatto pensare che davvero questa vita nostra è un mistero, no? Questo nostro passaggio è sempre così misterioso. Perché? Perché parlando e conoscendoci, tu mi hai detto, io da ragazzo sono stato ai Salesiani a Caserta, che è una cosa particolare. A 13 anni ero timido. Beh, a 13 anni, almeno le generazioni nostre, eravamo tutti timidi. Ma io ero particolarmente timido e mi mancava il paese, Laudia. Sono stato dagli anziani, sono stato all'università a Napoli, a Roma, ma ero innamorato pazzescamente di Lauria. Poi tu questa radice la senti proprio forte. E poi intanto... Ma Lena ti ha detto non l'ho parlato mai. Quindi questo grande amore per Lauria, cioè alla fine si torna sempre dove si è nati, no? Dove si vuole vivere, dove c'è il cuore. E tra l'altro tu questo cuore l'hai trovato anche in tua moglie, nella tua compagna, Rosetta. Sì. Rosetta è stata la mia vita, però prima gran confusione ho fatto. Sì. Che significa gran confusione ho fatto? Vabbè, lasciamo gran confusione ho fatto. Però poi dopo è arrivata lei e voi avete... Abbiamo fatto il matrimonio 15 anni dopo. Quindi voi avete 4 figli, giusto Nino? 3 figli. Allora mi sono pensato, che cosa faccio? Mi sposo. Mi sposo. E vi siete sposati.
Me ne andai per i sentieri più stretti, me ne andai per le notti di brace, e la fiamma olivastra s'accese, la salita al fin si levò. Me ne andai per paesi di fuoco, per contrade continuai a remare, ma il balzo più fioco si fece, al folletto la via si placò. Io portai al Signore le stelle, a tal punto minute che sono sulla terra, divenni un bocciuolo, e sul pallido amore l'amore sbocciò. Adesso riparliamo un attimo anche del teatro, che tu hai cominciato a frequentare nel 77-78, credo con il ciclo di Edoardo De Filippo in televisione. E il primo spettacolo che hai fatto? Natale in casa Cupiello. Natale in casa Cupiello, come tutti quanti, perché è straordinario. Vabbè, quello è un testo bellissimo da cui partire. Però poi dopo hai fatto anche un teatro diverso, hai fatto il teatro di avanguardia, qui a Lauria. Piaceva a Lauria? Quasi. Quasi. Che spettacoli facevate? Pollandia. Ma Chekhov, Brecht. Dopo. Ultime notizie data dei basilisti. Mi viene spontaneo di Cerpica Nucci è morto. Bravo. Poi mi sono scocciato perché non avevo simili, non avevo compagni per lavorare. Ho capito. Allora, stop. Sì, ti eri scocciato e non avevi compagni per lavorare, però il teatro poi non l'hai mai abbandonato. Tant'è vero che appunto, lo ridiciamo, è il teatro che ci ha fatto incontrare. E anche oggi, in questa condizione un po' tua, nuova, da quanti anni, Nino? Cioè, diciamolo, ecco, perché abbiamo detto che 13 anni. nella tua vita a un certo punto, 13 anni fa, subentrò purtroppo un ictus, giusto? Sì. E 13 anni fa. 13 anni fa. Ma sono contento di quest'ictus perché mi ha liberato le cose. Ero confuso. Il dentista non lo facevo bene. Omeopatia era difficile parlare di un paese come Lauria. Ero confuso e questo mi ha portato all'ictus. Ma sono contento perché mi ha liberato una cosa d'amore. Questa cosa che mi dici che ti ha, come dire, liberato nell'amore, penso nell'amore proprio per la vita, no? Ma del resto è stata la cosa, Nino, che più mi ha colpito quando io sono venuto qua. Perché io ho trovato una persona che sicuramente ha delle difficoltà di deambulazione, anche di, come dire, di pronuncia, di parola, però una persona che ha reagito, una persona che ha cominciato una vita nuova. E davvero per me questo è straordinario, forse è quello che più ci lega, no? Questo vivere nuovo, saperlo prendere, così come adesso dopo questo periodo di questa pandemia ognuno di noi dovrà cercare di rimodulare la propria vita. Speriamo che tutti quanti riusciamo a capirla questa cosa qui, ma mi fermo a te davvero, io sono restato affascinato proprio da questa tua voglia, da questa tua grinta, questa tua voglia anche di, appunto, di vivere, ma di vivere quello che c'è, quello che abbiamo davanti. Questo è straordinario. E riconoscere che prima magari, come hai detto tu, c'era la confusione, no? C'era l'insoddisfazione. E davvero la felicità
è qualcosa di straordinario, non ordinario, ecco. Passeggiare ai bordi del proprio paese e ritrovare il proprio cammino. Passeggiare nel fondo del cuore e scoprire l'amore. Nino, un'altra cosa che mi hai detto che fai è la meditazione. Poca, però ti serve ancora di più per cercarti, per cercare te stesso. Mi dici che cos'è la tua meditazione? Guarda, io faccio 15 minuti di meditazione, ma la mente superficiale mi scappa via la mente superficiale. La mente superficiale. Ma la mente anima, poca, mi abbaglia. Ti abbaglia. Poca, Vabbè. ma mi abbaglia. È come la felicità, Nino. Sono degli attimi. Sì. Chiudere gli occhi e rilassarsi. Poi inspira ed espira finché la mente fugge via sperimentando l'anima. Nino, è un'altra cosa di cui voglio parlare con te, è della poesia. Sì. Io tra l'altro le tue poesie le ho lette e le ho anche dette Sì. e sono molto molto belle. Rappresentano sempre dei grandi sentimenti, rappresentano sempre un po' quello che siamo, no? Ecco, non c'è teatro, non c'è recita, c'è verità. E quando è arrivata questa passione? 3 anni fa una mia finca Nuncia, Gioia, ha detto: perché con tutte le attività che svolgi non affiato la poesia? Allora mi sono messo a scrivere e con mia sorpresa mi sono poeta. Però mia moglie ha detto che quasi poeta. Bellissimo questo. È molto difficile fare. È quasi poeta, perché poi le mogli sono sempre i nostri primi critici, sono le persone a cui facciamo leggere per primi, diciamo, le cose che facciamo, le cose che scriviamo, magari che diciamo, e quindi ci dicono in diretta, dice: ma sì, mi piace, non mi piace, però quasi poeta già ti ha fatto, come dire, beh, un quasi poeta è un poeta nei fatti. E poi davvero io le tue poesie le conosco bene e sono belle, sono molto molto belle. Sì. Ti rappresentano. Sì. Una mi piacerebbe tanto che tu la leggessi. E ti piglia per leggere, ma ci preoccupo. Anche se mi costa fatica.
leggo libri di teatro, libri di scienza, libri di poesia. Ma ecco, la poesia mi piace più che leggerla, scriverla. L'amicizia sale fino a me per profumo di caffè, una dolcezza infinita in un sorso spanita e lascia quel lieto sapore d'amicizia e da vita. Nino, grazie che ci siamo incontrati, grazie che ci siamo detti chi siamo, e questo è molto molto bello. E poi sicuramente dobbiamo continuare questo nostro percorso di amicizia, di teatro e, come dici tu, di amore. Quel grano robusto che il lievito dolce si muta, così come gli occhi avvinti nel mare. Noi siamo come gli uccelli fior di speranza. Noi siamo come gli anemoni che in un tempo infinito si vanno a cullare. Noi siamo come le stelle che, lontane, si vanno a baciare. Noi siamo come gli alberi che a lunga distanza si vanno a toccare, o come i piccoli sogni che come scintille si vanno a rubare. Noi siamo come i petali che a volte si stringono e si fanno abbracciare. Noi siamo come i miti silenzi che nessuno potrà mai varcare.